Al Congresso degli Stati Uniti si sta consumando un serrato confronto fra i parlamentari sul tema della divulgazione UFO. Il primo skiff si era rivelato inutile e il secondo è stato cancellato, impedendo agli informatori di partecipare all'audizione. Ricordo che gli skiff sono dei briefing in un ambiente controllato da agenzie dell'intelligence, dove è possibile gestire informazioni classificate di alto livello. La comunità dell'intelligence sta bloccando le iniziative di divulgazione sull'argomento UFO avviate dai parlamentari della Camera dei rappresentanti. Sono emersi alcuni parlamentari che stanno ostacolando il progetto di legge Schumer, che prevede la divulgazione immediata del materiale inerente agli UFO da parte di tutte le istituzioni governative. Ma anche nell'informazione sono emersi eventi contrastanti. Fonti anonime della CIA hanno rivelato al Daily Mail la presenza di reparti specializzati nel recupero di UFO all'interno della CIA. Una situazione fantascientifica ancora da valutare. Nel frattempo Garrett pubblica l'ennesimo e apparentemente inutile libro sulla storia dell'ufologia. I rappresentanti Mike Turner e Mike Rogers, il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell e il presidente della Camera Mike Johnson sembrano pronti per annullare l'iniziativa bipartisan sulla trasparenza. Il disegno di legge Schumer è già stato approvato dal Senato, ma i rappresentanti repubblicani stanno cercando di fermarlo o limitarlo con modifiche determinanti. L'emendamento Schumer stabilisce che tutti i registri governativi sugli UFO portano una presunzione di divulgazione immediata e i documenti troppo sensibili per il rilascio immediato verrebbero revisionati da un comitato indipendente di 9 membri. Ora, l'opposizione dei parlamentari avrebbe due motivi: la possibile fuga di informazioni riservate e la possibilità che il comitato di revisione svolga le stesse funzioni della AARO, quindi si avrebbe una duplicazione di funzioni. L'oppositore più determinato sembra essere Turner, presidente del comitato permanente ristretto sull'intelligence della Camera. Turner rappresenta il distretto congressuale che comprende la base aeronautica di Wright-Patterson, ben conosciuta nella storia dell'ufologia, sede del progetto Blue Book. Lo stesso Schumer ha detto che il suo emendamento rischia di essere respinto al Congresso. Pochi giorni fa i rappresentanti che avevano organizzato l'audizione del 26 luglio scorso, rendendo pubbliche le testimonianze di Fravor, Graves e Grush, hanno reagito a questa evidente manovra di insabbiamento della comunità dell'intelligence. La rappresentante Anna Paulina Luna ha organizzato una conferenza stampa nella quale i rappresentanti hanno denunciato l'evidente azione della comunità dell'intelligence che sta ostacolando le iniziative avviate da alcuni mesi verso la trasparenza sull'argomento UFO. Hanno messo in evidenza come il Pentagono stia usando i soldi dei finanziamenti pubblici, ma impedisce ai parlamentari di capire come vengono spesi. Burocrati non eletti hanno l'autorità di decidere ciò che il popolo americano e i rappresentanti eletti possono o non possono sapere. La conferenza ha avuto un buon impatto mediatico, riportata da molte testate giornalistiche. L'ufologia è sempre stata alimentata da misteriosi fonti anonime. Questa volta gli informatori si sono rivolti ai giornalisti del Daily Mail. Probabilmente le fonti anonime si moltiplicheranno nel prossimo futuro, poiché è diventato ormai chiaro che c'è molta sfiducia nei confronti della AARO. 3 fonti anonime avrebbero ottenuto informazioni dal personale della CIA, che avrebbe partecipato a missioni di recupero di UFO. Quindi esisterebbe un ufficio segreto della CIA che coordina da decenni il recupero degli UFO precipitati in tutto il mondo. Una fonte ha affermato che almeno 9 navicelle non umane sono state recuperate dal governo degli Stati Uniti,
alcune distrutte da un incidente e 2 completamente intatte. La direzione delle operazioni sarebbe svolta dall'Office of Global Access, un'ala della direzione scientifica e tecnologica della CIA. La fonte ha detto che la CIA ha un sistema in grado di individuare gli UFO mentre sono ancora occultati e che se i velivoli non umani atterrano, si schiantano o vengono portati sulla Terra, unità militari speciali vengono inviate per provare a salvare i rottami. L'Office of Global Access sarebbe specializzato nel consentire alle forze armate statunitensi di accedere segretamente ad aree in tutto il mondo, dove normalmente verrebbero negate, ad esempio dietro linee nemiche. Sono praticamente dei facilitatori che permettono alle persone di entrare e uscire dai vari paesi e possono arrivare ovunque nel mondo. Il compito da svolgere è semplicemente metterlo in custodia e proteggerne la segretezza. L'effettivo recupero fisico avviene da parte dei militari, ma non è tenuto sotto controllo militare perché devono tenere troppi registri. Quindi iniziano a trasferirlo abbastanza rapidamente in mani private. Fonti hanno anche affermato che le persone coinvolte in questi programmi potrebbero non rendersi conto di recuperare velivoli non umani a causa della compartimentazione delle informazioni. Da ricordare che nel 2021 il senatore Harry Reid indicò la Lockheed Martin come appaltatore privato detentore di rottami di UFO. Parlando sempre di informazione, mi ha stupito l'uscita del nuovo libro sugli UFO di Graf Garrett. Personalmente penso che non c'era proprio bisogno di un altro libro sulla storia dell'ufologia, soprattutto perché non illumina nessuno dei casi rimasti irrisolti. Però sul caso Roosevelt sembra sbilanciarsi dando una sua spiegazione. Secondo Garrett, i testimoni dell'incidente avrebbero visto manichini paracadutati per testare i seggiolini eiettabili degli aerei. Mi domando come le persone possano avere scambiato dei manichini con paracadute per qualcosa di diverso. Sinceramente penso sia una spiegazione che offende le persone coinvolte in quella vicenda. Tuttavia ho pensato che si riferisse a manichini biometrici, meno comuni alle persone dell'epoca, ma da una rapida ricerca mi risulta che l'uso di tali manichini è iniziato solo dal 1949. Fortunatamente ci sono giornalisti che stanno facendo un gran lavoro per arrivare alla verità e stanno affrontando innumerevoli difficoltà nel farlo. Nonostante gli eventi emersi negli ultimi anni, gli editori delle testate giornalistiche stanno ancora ostacolando l'informazione e nell'ambiente giornalistico esiste ancora lo stigma e le risatine quando si fanno domande sugli UFO. Tuttavia questi giornalisti sono in continuo contatto con le fonti dell'intelligence e non possono rivelare l'identità e nemmeno le informazioni per non compromettere la sicurezza degli informatori. Inoltre devono sempre valutare le informazioni e gli informatori, poiché ci sono diverse azioni di disinformazione e depistaggio che possono compromettere la credibilità dei giornalisti stessi. Purtroppo ancora una situazione molto difficile. Tutti questi giornalisti concordano su una cosa. Pensano che nel giro di pochi anni avremo la certezza su questa presenza intelligente non umana, attraverso annunci o con evidenze inconfutabili. Come ho già detto, il confronto fra intelligence e ufologia si è finalmente palesato. Fino ad ora la macchina del discredito si era mossa in modo poco efficace senza esporsi troppo, cercando per esempio di screditare Luis Elizondo e David Grush, i testimoni chiave di questa divulgazione. Ora invece sta scendendo sul campo mostrando i volti dei suoi operatori. La AARO si è dimostrato uno strumento di controllo della divulgazione, generando una totale sfiducia da parte dei testimoni che preferiscono rivolgersi alle testate giornalistiche in forma anonima. Dall'altra parte le fonti anonime sono però difficili da interpretare, soprattutto quando riportano informazioni eclatanti come quella sulla CIA,
che pare descrivere la stessa situazione della serie televisiva UFO degli anni 70. Queste forze speciali, come quelle indicate da DeLonge, che combattono una guerra segreta e reperiscono gli UFO in tutto il mondo senza mai essere visti, è davvero difficile da credere. Ma se fosse vero, in che razza di situazione ci troviamo? D'altro canto, se al Pentagono non hanno nulla da nascondere, per quale motivo queste informazioni sono così tanto classificate? Penso che il primo passo per riuscire a rispondere alle tante domande sia l'approvazione dell'emendamento Schumer in discussione al Congresso in questi giorni.